Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 15 giugno, dove troveremo la luna nuova in Gemelli. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni mai usati e link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico, in senso generale, un po' per tutti, che cosa aspettarci da questo periodo e poi vedremo proprio nel dettaglio per voi della bilancia con la lettura vera e propria. La luna nuova in Gemelli ci porterà a un periodo molto attivo, potremo sentire un forte ottimismo, fiducia, una carica di entusiasmo, maggiore leggerezza emotiva, può migliorare la capacità mentale, comunicativa. È un momento perfetto per studiare, per osservare, per ampliare conoscenze e incontri, fare nuove esperienze, viaggi, eccetera. Ovviamente consiglio di osservare qualsiasi cosa prima di agire subito, perché è proprio la fretta o l'adottare delle scorciatoie che non sarà assolutamente buono per noi. E infatti qui di contro, visto che potremmo vivere dei momenti un po' difficili di transizione, di vulnerabilità, di ansia o di scarsa concentrazione, anche la stanchezza e la confusione possono farci non avere delle idee molto chiare, aver difficoltà di scelta e priorità, e allora quindi a maggior ragione meglio osservare prima di fare qualsiasi cosa o di comunicare. Però ricordo che comunque è un periodo molto molto attivo, quindi di non stare assolutamente fermi. Il primo oracolo per voi quindi ci va a rintracciare il nostro punto di partenza, quindi intorno al 1 giugno, è con questa carta che porta con sé un significato di sostegno, di fiducia, ma anche di potere. E in che senso? Di sicuro dobbiamo sapere che si apre un periodo positivo e proprio a partire da questo magari abbiamo l'opportunità di fare le cose come desideriamo, come vogliamo, di esercitare il nostro potere, di accogliere cose buone e anche nell'affrontare delle sfide che possono essere difficili ma assolutamente superabili, con coraggio, e quindi ci sta dicendo che otterremo le nostre vittorie. Poi porta anche abbondanza, prosperità, sfruttare una scintilla, nel senso, o un'opportunità vera e propria di iniziare qualcosa o di portare avanti già quello che stiamo facendo, o può essere anche una scintilla che si riferisce a ispirazione, entusiasmo, come abbiamo visto sin dall'inizio, di ottimismo e fiducia. E poi troviamo l'altra carta, fiore di luna, molto particolare come messaggio perché ha a che fare con la crescita. Quindi abbiamo detto già una fase fortunata e positiva, poi abbiamo un periodo comunque di fioritura personale, magari per intraprendere una nuova impresa. A volte può essere anche un hobby, un qualcosa che ci piace, che ci fa stare bene, sicuramente diventare più consapevoli, mostrare il proprio valore, ampliare le nostre abilità, aver sicurezza, e quindi anche qui si parla di sfide, però sapere che alcune sfide saranno importanti perché ci renderanno migliori. E poi abbiamo la luna della strega e qui entriamo proprio nel discorso che è strettamente collegato a quello che abbiamo già visto, proprio del proprio potere. Ha quel significato in più riguardo la
la magia che sta per manifestarsi, di rendere la nostra vita più magica, di usare il nostro potere interiore per realizzare un sogno, per entrare, in quello che sappiamo fare, le nostre capacità. Insomma, di collaborare con l'universo, forse anche con delle affermazioni o tutto quello che abbiamo a disposizione per farlo. E adesso andiamo a vedere i suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo quali altre indicazioni possono andare a intensificare, a confermare quello che abbiamo già detto, oppure trovare altre indicazioni molto utili. Troviamo il mago della pioggia. Per certi aspetti può essere in connessione con il potere, con la luna della strega, qui abbiamo il mago, comunque delle figure abbastanza importanti. Questa carta ci fa capire che abbiamo l'opportunità di manifestare in modo consapevole, in modo chiaro, netto e quindi di agire, di compiere un atto creativo, di consapevolezza profonda di noi, di quello che desideriamo, del nostro ruolo e anche di accettazione di alcune cose. Quindi è importantissimo, si ripete un po', a sottolineare, secondo me anche l'universo vuole farvi capire in fondo questo messaggio dell'utilizzare il proprio potere personale, e di, dare valore a ciò che magari già avete a disposizione senza cercare chissà che cosa e quindi di collaborare con il divino. Di avere anche fiducia nell'imprevedibilità, nel senso che mai dire mai nelle cose. Il compimento ci fa capire, la chiusura di un ciclo, anzi ha un significato abbastanza particolare questa carta perché oltre a dirci che qualcosa si va a compiere, ma si può compiere nel senso che, magari siamo alla fine di un ciclo. Ricordiamoci che il ciclo ha a che fare con le esperienze che hanno un inizio, hanno uno sviluppo e una fine naturale. E quindi è proprio lì che può esserci la trasformazione, nel senso di compimento, ma in che senso? Magari in base alle indicazioni riuscirete a capire come adottarle nella vostra vita, cioè, può esserci la fine di una situazione e che quindi è un preludio di un nuovo inizio. Ci può essere una fase di conclusione, nel senso dove abbiamo l'opportunità di raccogliere, di prendere i frutti del nostro impegno, oppure un ciclo si chiude per fare tesoro, per lasciare andare e quindi accettare la fine senza attaccamento, evitare la stagnazione e quindi con responsabilità di tuffarci appunto in un nuovo inizio. Bellissima questa carta, molto, molto intensa, mi piace molto, magari ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. E infine abbiamo la lama e questa è anche una carta di forza, di potere, di saggezza, di criterio, di accortezza, di buonsenso, di un tipo di potere soprattutto a livello interiore, ma forse anche a livello pratico, dipende perché se abbiamo bisogno ed esigenza di tagliare ciò che non ci serve più, può essere appunto un modo di affrontare, un modo di vedere o di pensare e a livello esterno magari liberazione da legami tossici o situazioni stagnanti, quindi essere costruttivi. Paura e ostacolo sono da superare e lo possiamo fare, quindi di agire con chiarezza o cercare guarigione che ovviamente proviene dal conflitto, dal coraggio, scusate, non dobbiamo evitare i conflitti e infatti troviamo delle carte che ci stanno dicendo di affrontare delle sfide importanti, di non aver paura perché le possiamo superare e soprattutto abbiamo trovato anche delle indicazioni di come farlo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare, e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!